Buongiorno ragazze mie e ragazzi miei, come state questa mattina? Come state? Beh, questo è un video proprio di respiro al nuovo giorno. Ringraziamo e benediciamo la meraviglia, il miracolo della vita in questo nuovo giorno e per augurarci il massimo della bellezza perseguibile in questa giornata, iniziamo con un bel messaggio oracolare. Allora, abbiamo tre varianti. Ovviamente se questo messaggio lo ascoltate di sera va bene lo stesso, è sempre un augurio alla vita, e cosa può comportare la giornata seguente. Allora abbiamo tre varianti: la tazzina rossa, la tazzina vintage marrone e verde e la tazzina viola. Sceglietene anche più di una, come meglio vi aggrada, come sente il vostro cuore, e vediamo qual è il messaggio di questa meravigliosa giornata. E partiamo dalla tazzina rossa. Allora, la mettiamo qua. Ok. Allora, vediamo prima di tutto qual è il messaggio di questa giornata da parte dei maestri, da parte del tuo sé superiore che in questo momento parla attraverso il nostro canale. Vediamo qual è il messaggio per le mie ragazze, i miei ragazzi della tazzina rossa per questa giornata. Mettiamone una, poi ci mettiamo il Sefirion. Ok, e poi ci mettiamo queste. Ok, vediamo qual è il messaggio di questa giornata. Prima, fiori, sii sincera con te stessa. Qua ci sarà una riscoperta di qualcosa di vero che sgorgerà in te in questa giornata. Poi tu saprai che cosa. Qualcosa di vero che ti ingloberà tutta o tutto. È come se mi dicessero i maestri in questa giornata: sii autentica, sincera, parla soltanto come parlerebbe il tuo cuore in questa giornata, in tutti gli ambiti. Vediamo un po'. Shock addizionale, rottura di schemi vril. Succederà qualcosa in questa giornata che ti metterà di fronte a una verità. Soprattutto qua ti chiedono di essere tu, autentica, sincera, parla attraverso il cuore, perché questo farà rompere gli schemi del mentale. Vediamo. Un bivio. Ci sarà una scelta da fare oggi. Questa scelta da fare la devi prendere sulla base di quello che dice il tuo cuore, e quindi il suggerimento è: io sono sempre in connessione con il mio sé superiore, i miei pensieri, le mie parole e le mie azioni sono conformi a ciò che il mio sé superiore vuole per me. Ci sarà una scelta da fare, succederà qualcosa che ti dovrà fare, che ti porterà a fare una scelta oggi, una cosa anche shock per molti di voi, forte. Mi hai scelto anche la tazzina rossa. Comunque la tazzina rossa ha a che fare col primo chakra, che è il radicamento in se stessi, no? Ciò che è il diritto a vivere, il primo chakra. E allora ti avrai a che fare con delle circostanze che sanciranno il tuo diritto ad essere chi sei, cioè ad essere una divinità che cammina, ma soprattutto ad affidarti al Dio che ti incarna, al tuo sé superiore, affinché sia fatta la sua volontà, che è la tua volontà suprema. Ok, e adesso voglio andare a vedere cosa succede, visto che mi stanno dicendo che succederà qualcosa di forte. Vediamo se i tarocchi ce lo confermano o se ha a che fare con il tuo, con la tua predisposizione oggi. Vediamo. Per le mie ragazze e i miei ragazzi, in questa giornata, cos'è che accade? Cos'è che accade in questa giornata? Cos'è che accade in questa giornata? La regina di spade. Ti vedo qua concentrato, essere molto
come si dice, sincera, sincera a parlare chiaro, a prendere una scelta che ha a che fare col tuo parlare chiaro. Parlerai chiaro rispetto a una questione o a qualcosa o a più questioni che romperanno degli schemi. Sì, ti vedo combattiva o combattivo. Vediamo cosa succede in questa giornata. Comunicazioni, 8 di bastoni e l'asso di spade. Ci saranno comunicazioni per cui a tuo favore arrivano comunicazioni, l'energia fluisce. Comunicazioni di chiarezza, inizi, l'asso di spade è un inizio, tutti gli assi sono inizi. Un inizio che parte da delle comunicazioni, possono essere di varia natura. In queste comunicazioni io ti vedo ottenere ciò che vuoi, perché? Perché parli sinceramente, perché parli con autorità, perché parli con, come ti ho detto qua, dal cuore, no? Combattendo per ciò in cui credi nel cuore e questo ti porterà a fare una scelta. Arrivano quindi comunicazioni che ti vedono protagonista di una scelta dettata dal cuore e lottare per conseguirla questa cosa. Sincera, autorevole, ti vedo, sincero o autorevole e autorevole. Vediamo. Di cosa parlano? Mettiamole due altre, queste comunicazioni. 4 di spade, stavi aspettando. Regina di bastoni, e stavi aspettando, può essere una donna che ti parla, oppure può essere anche uomo. Fatto sta che tu stavi aspettando questa comunicazione. Sì, era una situazione ferma e ti vedo piena di orgoglio per averlo, per aver fatto, per aver detto queste cose che dirai. Vediamo il positivo. Cosa abbiamo al positivo per te? 3 di coppe, ti vedo celebrare, festeggiare, festeggiamenti per qualcosa che fai, che dici, che succede. Ti vedo celebrare, ti vedo contenta, contento, felice. Cos'è il negativo? Il negativo. Forse un po' di preoccupazioni nel parlare, nel fare questa scelta, nel dire questa cosa, però si risolvono. È una giornata da celebrare, quindi festeggiatevi già in questa mattina, in questa giornata, ragazze mie e ragazzi, perché è qualcosa di bellissimo. E vediamo un po', possono essere di varia natura, eh? Un altro, cosa ti dice l'oracolo? L'altro oracolo? Il giardino di Venere, riposo e rinnovamento. Per qualcosa per cui eri preoccupata alcuni di voi, per alcuni, il giardino di Venere mi parla finalmente di una... ehm, Venere anche l'amore, no? L'amore di sé, di un finalmente la felicità, riposo e rinnovamento. Può trattarsi d'amore, di lavoro, di amicizia, di qualsiasi ambito. Se per esempio è d'amore ricevi comunicazioni, un inizio nuovo che ti vede proprio piena del tuo potere, una riconciliazione per alcune, un andiamo a prendere un caffè, un incontro per alcune, altrimenti in altri ambiti, può essere in altri ambiti. Un'altra carta, vediamo. E beh, è uscito l'amore comunque, l'amato. Quindi per alcune ragazze, ragazzi, o donne, uomini, si tratta d'amore, anche di affetti, va bene? Io qua vedo che ricevi comunicazioni per inizi, per un nuovo inizio e ti vedo proprio felice e piena del tuo potere. Queste comunicazioni erano ferme o tutto era oppure tutto era in pausa e c'erano delle preoccupazioni in merito, tutto procedeva secondo una linea un po' esausta, va bene? E qua c'è qualcosa di bellissimo in questa giornata. Quindi, ragazzi miei ragazzi, io non aggiungo altro, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, una meravigliosa giornata a tutte e a tutti voi. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la tazzina vintage marrone e verde. Vediamo un po' questa giornata quali sono i messaggi dei maestri affinché questa giornata tu possa cogliere la bellezza in ogni cosa. Vediamo quali sono i messaggi, vediamo cosa accade. Allora, per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante, quali sono i messaggi per questa giornata? Mettiamone una, due, e poi la terza. Vediamo un po'.
Allora, vediamo quali sono i messaggi di questa giornata. Fenice, l'araba fenice, che ti sembra questo come finale felice? Qua c'è una nuova tappa che inizia in questa giornata, sarai felice di qualcosa, risorgi come l'araba fenice in questa giornata. Vediamo un po'. Ci sarà una riconciliazione dentro te stessa e fuori, pacificazione dell'albero genealogico. Mi dice che ci può essere una riconciliazione in famiglia oppure una riconciliazione tua interna di alcuni aspetti interni, una rinascita, un eureka, un wow. Ho compreso questa cosa, e questo ti permetterà anche di sciogliere un karma familiare oggi perché hai lavorato tanto su di te e oggi arriva l'illuminazione. Sapete come quelle cose ci lavori, ci lavori, ci lavori, non sai quando arrivi, no? Non sai quando arrivi e poi boom. Sì, ci sarà una riconciliazione interna ed esterna, una nuova tappa. L'araba fenice risorge. Vediamo. Tutto ciò che brilla, ti accorgerai di qualcosa e ci sarà un resuscitare. Ti accorgerai di qualcosa che porta a una nuova tappa, una riconciliazione interna a te stesso, a te stesso e fuori. E ti accorgerai di qualcosa. Qua ci sono delle maschere, no? Qualcosa che è una bella energia di rinascita, di andare oltre all'ego, le maschere dell'ego, tue e degli altri. Fammi mettere un'altra qua sopra, tutto ciò che brilla, e poi l'isola del tesoro, sì. Allora, qua c'è una scoperta che fai in questa giornata, che porta a un'araba fenice, una rinascita, che ti porterà a pacificare dentro e fuori di te, con le altre persone e dentro di te. Scoprirai che c'è qualcosa che ti aspetta in questa giornata a che fare con un tesoro, che è andato lento lento, ma che oggi scoprirai. Vediamo di cosa si tratta. Allora, ci voglio mettere, aspetta, dove stanno le altre carte? Eccole. Allora, scusate un attimo perché la telecamera... Ok. Allora, vediamo di cosa si tratta. Ci mettiamo queste. Cosa succede oggi che ti porta a questo, a questa rivelazione? Una carta, per favore. Ladro, disonesto e azzardo. Qualcosa che è andato male andrà bene. Qualcosa che per cui non ti fidavi andrà bene. Donna ricca. Forse ha a che fare col denaro o con la famiglia. Qualcosa che non è stato giusto in famiglia si rimette a tuo favore. Ostacolo. Mi parla di ostacoli relativi alla famiglia o relativi ad altre questioni che non riguardano l'amore. Qua c'è qualcosa, una riconciliazione o un nuovo inizio, rinasci come l'araba fenice dalle sue ceneri, ha a che fare con del denaro, del lavoro rispetto a un ostacolo che c'è potuto essere. E di cosa mi parla? Quindi l'isola del tesoro. Alterigia impresa, può darsi rispetto a un'impresa, qualcosa che riguarda il lavoro. Scoprirai qualcosa a tuo favore. Una nuova tappa, vediamo cosa mi dicono i tarocchi. Quindi cosa succede oggi? Cosa succede oggi? 5 di bastoni, vedi ci sono state delle contrarietà, dei disguidi, dei dissensi, delle lotte, gelosie o qualcosa per denaro, per lavoro. Qua c'è un'opportunità nuova che arriva oggi, l'asso di denari, il 2 di spade. Qua c'è, io credo che qua tu abbia lottato per qualcosa, non sapevi cosa pensare riguardante un'opportunità di lavoro, o comunque l'asso di denari mi parla di lavoro. E qua c'è qualcosa che scopri oggi, che scopri a tuo favore. Vediamo ancora quindi cosa succede oggi, due altre. Sì, 10 denari, casa, famiglia, lavoro e gli amanti. Qual è l'energia degli amanti? Il diavolo. Guarda, mi dicono che tu vai, c'è possibilità di risoluzione di questioni riguardanti casa, famiglia, denaro, lavoro, va bene?
è un'opportunità che tu proprio non ti vedevi arrivare, avevi un po' di mancanza di fiducia in questo. Qual è l'energia del diavolo nei tuoi confronti? Il 7 di bastoni, c'è una persona che ti ha messo i bastoni tra le ruote o una situazione difficile, questa persona ti ha creato. Si risolve a tuo favore, c'è una pacificazione qua oggi, una pacificazione, o una situazione di tensione nel lavoro e tu non sapevi cosa fare, che scelta fare. Vediamo al positivo, carta positiva per te oggi. Carta positiva 5 di denari, quindi questo mi dice che una situazione di penuria, di carenza anche economica, che ti ha provocato anche carenza emozionale, si risolve oggi. Si risolve. Positivo 5 di denari, mettiamone un'altra al positivo per te oggi. Il mago, sì, qua il lavoro, nel lavoro qualcosa di meraviglioso arriva per te, oggi. C'è una pacificazione, scopri qualcosa oggi. Di positivo che ti porta felicità, qual è il negativo? Carta negativa, il 10 di spade, una brutta tappa vissuto in quest'ambito qui che si risolve. Riguardanti il lavoro e il denaro, 9 di denari per la tua autonomia, o qualcuno ti ha messo i bastoni tra le ruote, non sapevi che scelta fare per avere la tua stabilità, oppure qualcuno in casa, un'eredità, a tuo favore c'è qualcosa che si riscopre oggi che porta serenità per te. Sì, vediamo un po' cosa ti dicono gli angeli per oggi. Informati meglio, infatti qua ci sono delle, come dire, delle situazioni che si sbloccano a livello di informazioni. C'è qualcosa di meglio, molte di voi pensavano che non ci fosse qualcosa di meglio rispetto al lavoro e alle circostanze descritte, invece troverete la soluzione oggi. E nei prossimi mesi ci sarà un grande avanzamento di quello che oggi scoprirete. Sì, a vostro favore. Vediamo cosa dice quest'altro oracolo. Cosa succede oggi? L'accordo, contratto sacro. C'è un accordo che farete oggi con qualcuno. Ho la possibilità di questo accordo. Possibilità di unione, il ponte celeste. C'è qualcuno con cui avete fatto un contratto karmico o che vi ha fatto arrabbiare o che vi ha messo i bastoni tra le ruote affinché voi vi metteste in contatto con la vostra parte più autentica, il sé superiore, la vostra anima, affinché voi scioglieste un karma anche familiare che si ripresenta a voi sotto forma di eventi quotidiani vostri che possono essere lavoro o altre relazioni. Grazie a questa cosa oggi voi sciogliete un karma familiare. Va bene? Ok, c'è un accordo che potete fare con qualcuno oggi anche, un accordo lavorativo o altro, e questo porterà a grandi soddisfazioni, preparazioni giunte a buon fine. Dalla vostra parte c'è una cosa positiva nel lavoro e nella vostra stabilità. Oggi oggi scoprirete che c'è qualcosa di meglio rispetto a una situazione difficile e migliora una situazione economica oggi, o comunque c'è un miglioramento dal punto di vista proprio emozionale vostro e queste comunicazioni per dei nuovi inizi. Sì. Ok ragazzi miei, che lettura potente questa mattina! Quindi io detto questo concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la terza variante della tazzina viola. Andiamo a vedere questa mattina o questa giornata cosa ti porta, quali sono i messaggi, le linee guida affinché tu possa affrontare al meglio la bellezza della vita che insita in ogni cosa. Allora, vediamo quali sono i messaggi per questa mattina e per questa giornata. Puoi guardare il video in qualsiasi momento, anche al pomeriggio e quindi è per la giornata seguente se lo guardi il pomeriggio. Vediamo un po'. Allora, oppure per la giornata che stai già vivendo. Vediamo un po' quali sono i messaggi. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi per te. Mettiamone una, poi mettiamo il sefiro, poi mettiamo l'altro oracolo dell'oracolo risponde. Allora, vediamo quali sono i messaggi di questa mattina. Oro,
non hai bisogno che nessun altro ti dica come devi fare le cose. Quindi stima in te stessa. Avrai a che fare magari con delle persone, o ti viene in mente qualcuno che ti ha detto come devi fare alcune cose. Mi raccomando, rispetta la tua unicità. Anche se gli altri ti dicono che magari non è giusta una certa cosa, non ti preoccupare, perché la tua unicità, la tua intuizione è quella che ti deve guidare, perché quello che fai tu, nessun altro lo può fare come lo fai tu, anche se è uguale ad altri, ma non sarà mai come lo fai tu. Non hai bisogno che nessun altro ti sistemi, ti dica che cosa devi fare. D'accordo? Ok. Il bivio, decisione e scelta necessaria, ti troverai a fare una scelta oggi. Mi raccomando, la scelta è alla base su quello che tu credi sia giusto. Mm? Vediamo un po'. Flessibilità. Questa carta mi dice che una situazione rigida diventa più flessibile. Io credo che abbia a che fare con la tua rigidità interna nel seguire la tua intuizione. Non hai bisogno che nessun altro ti dica cosa devi fare, ti troverai davanti a una scelta oggi. La scelta, qualsiasi tipo di scelta tu possa fare oggi, ricordati che ha a che fare con la tua unicità, chi senti di essere tu. Le circostanze che ti arrivano davanti sono degli dei, delle idee, delle entità volute dal tuo karma affinché tu possa forgiare le tue armi spirituali che hanno a che fare con la tua autostima. Di sì alle circostanze che ti arrivano, perché sono quelle che ti vanno a forgiare, ti fanno sentire fiera o fiero di te stesso di aver fatto la decisione giusta perché veniva dal tuo cuore, dalla tua anima. Ok, vediamo adesso cosa succede oggi. Vediamo con queste carte un po' sibillire con cosa abbiamo a che fare. Questo è per tutte le circostanze oggi, eh? Vediamo un po', una carta guida. Messaggi. Ti arrivano delle comunicazioni oggi. Di che natura sono queste comunicazioni che ti arrivano oggi? Una conversazione, questo è un asso di cuore che mi parla di una conversazione di natura affettiva o amorosa anche. Un messaggio da qualcuno, qualcuno ti dice qualcosa o ti chiede un invito, ti chiama per un invito. Ancora, cosa succede oggi? Nemico, spia, rivale. Io credo che qualcuno ti dica qualcosa di qualcun altro. Per alcuni di voi una persona ti dice qualcosa rispetto a qualcun altro. Magari non è proprio una cosa carina che ti dice rispetto a questa persona. È una prova karmica per te. Ricordati che c'è uno specchio. La decisione, tu devi sentire il tuo cuore, nessuno ti deve dire cosa devi fare. Magari qualcuno ti parla di qualcosa e magari questa persona ha altri fini con te. Mi spiego? Potrebbe anche essere questo. Rimani flessibile, cioè guarda l'altra persona sempre come uno specchio di una prova che ti sta arrivando. Vediamo un po' ancora cosa succede oggi. C'è fortuna e abbondanza. Fortuna e abbondanza. Avrai successo in qualcosa oggi, per qualcosa che ti viene detto. Vediamo un po' cosa ti dicono i tarocchi. Aspettate, metto qua, c'è la signorina nuda. Aspetta. Allora, vediamo cosa dicono i tarocchi in merito. Cosa succede oggi? Cosa ti succede oggi? O avrai più corteggiatori? Questo è possibile, ci sono anche questa possibilità. Cosa ti succede oggi? La luna, ci sono un po' di preoccupazioni o paure dovute a qualcosa di tuo, forse dei litigi con qualcuno c'è stato, ci possono essere. Cosa succede oggi? 10 di coppe, guarda, ti dico, ci possono essere delle discussioni con qualcuno oggi. 5 di bastoni, oppure qualcuno è contrariato e qualcun altro ha dei dubbi, va bene? Il fatto sta che c'è un'energia un po' di malestare rispetto a un confronto che puoi avere in questa giornata, che però si risolve col 10 di coppe, va bene? Ci possono essere anche delle persone che sono gelose di te a livello emozionale, a livello magari ti si contendono, una persona vuole fare bella figura piuttosto rispetto che un'altra, magari mette in cattiva luce un'altra per farsi bella lui o lei, mi spiego?
A livello emozionale mi dicono, oppure a livello del contesto familiare ci possono essere un po' di contrarietà. E tu devi fare una scelta, una decisione, qualcuno magari ti dice dovresti fare in un modo, invece tu vuoi fare in un altro. Il 10 di coppe, ricordiamo. Cioè, alla fine io vedo qua appagamento emozionale, familiare, risoluzione. Vediamo ancora due altre. Sì, due di denari e il cavaliere di denari. Qua c'è una situazione anche a livello economico, adesso lavorativo. Mi dicono che ci possono essere dei dubbi per delle contrarietà che ci sono in ambito lavorativo. Però la situazione si risolve. Va bene, si risolve, si mette in bilanciamento anche all'interno di un contesto economico lavorativo, si mette in bilanciamento una questione che era dove c'erano magari delle divergenze, delle preoccupazioni dovute a queste divergenze che ci possono essere in questa giornata. Cavaliere di denari mi dice che comunque poi tutto si risolve a poco, va bene? Vediamo energia positiva. Energia positiva il Papa. Il Papa mi parla del fatto che tu saprai prendere le giuste decisioni oggi. E mi parla anche a livello, come dire, che tutto si risolve secondo dei piani giusti. Vediamo, energia del Papa al tuo positivo. Gli amanti, mi parla d'amore. Qua c'è una persona che ti vuole dare vero amore. C'è l'amore dalla tua parte, una persona che ti parla seriamente, magari per delle paure che ci possono essere state, o ci possono essere, o oggi ci possono essere delle discussioni riguardanti qualcosa che generano ansia. Ma questo si risolve, magari ansia per lavoro da parte di questa persona, la questione si risolve. Qui c'è una persona che ti vuole dare amore. Al negativo. Al negativo forse un po' di orgoglio da parte di questa persona, un po' di orgoglio tuo perché hai paura che ti facciano male di nuovo. Allora, rispetto alla questione amorosa, qua c'è una persona che ti vuole dare amore, che vuole fare la scelta di impegnarsi con te. Ci possono essere in questi oggi delle contrarietà o discussioni legate a un impegno e che mettono fuori bilanciamento la situazione, però si risolvono e vedrai concretamente nei fatti che questa persona vuole un impegno con te. E per altre di voi, allora qui c'è una persona di grande valore e di spessore oggi. E per quanto riguarda il lato negativo, mi può parlare del fatto che voi non sapete se avrà successo questa cosa, questo impegno che questa persona vuole mettere, però lo vedrete con i fatti a poco a poco. Vediamo un po' cosa porta il Cavaliere di Denari, il 10 di coppe ancora. La forza, c'è la volontà di recupero di qualcosa che può essere tesa oggi o può essere stata tesa per delle discussioni. C'è del recupero, un recupero, ricordiamo flessibilità o un bivio. Ok, che lettura intensa, ragazze mie, vediamo un po' qui. Il Papa mi parla anche di una conversazione molto seria riguardante l'amore, rispetto a questa circostanza qui che ti ho detto prima, no? Qualcuno ti parla di qualcosa, c'è una conversazione e qualcuno magari ti parla e tu non ti sei fidato, non ti fidi di questa persona, o qualcuno ti dice qualcos'altro di qualcun altro, così si risolve. C'è la volontà di recupero, una conversazione molto seria che riguarda l'amore o una scelta. Vediamo un po' cosa ti dicono gli angeli. Nelle prossime settimane vedrai proprio i risultati concreti di questo appianamento che ti ho detto, ok? Oltre ad oggi, comunque, che vedo che c'è questo confronto, vediamo un po' cos'altro ti dice questo oracolo. Il me tossico, risanare corpo, mente e spirito, vedi c'è una risoluzione rispetto a una situazione che poteva essere tossica. La risonanza, ci si mette in accordo, sentirai la perfezione anche in questo. E tuffarsi in un'attività. Sì, qua c'è una nuova opportunità rispetto alle circostanze descritte, va bene? Se per esempio nel lavoro tu avevi dei dubbi o delle contrarietà, io qua vedo che torna l'armonia e c'è un recupero su questo e avrai una conversazione molto seria riguardante il lavoro o tu fare la scelta giusta riguardante il lavoro. Mi spiego? Non ti lasciare influenzare da niente e nessuno, c'è un recupero qui.
e ci sarà un'opportunità, un tuffarsi in un'attività, sanando le circostanze un po' di disarmonia che ci possono essere in questa giornata o ci possono essere state, va bene? Quindi, ragazze mie, ragazzi, io faccio un grandissimo in bocca al lupo augurandovi la bellezza di questa giornata. Io vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!